Attitudine, atteggiamento. L'attitudine e l'atteggiamento sono ciò che determinano in te uno stato d'animo utile a poter performare nel modo più efficace possibile. Dance Mental Coaching si rivolge alle persone con gli interessi più disparati. Abbiamo sportivi che ci seguono che non necessariamente ballano, abbiamo gli amanti della danza, tra di loro ci sono amatori, ci sono amanti della danza sportiva, quindi competitori che fanno gare a livello nazionale, a livello locale. Abbiamo maestri bravissimi, artisti che regolarmente fanno spettacoli. Insomma, il nostro pubblico fortunatamente, e vi ringrazio per questo, è molto molto vario. Tra loro ci sono sicuramente moltissimi amanti della danza sportiva, quindi moltissimi atleti, moltissime persone che per esempio a brevissimo parteciperanno alle gare della Federcaribe o a gare di altre federazioni. Bene, una delle cose fondamentali è l'attitudine. L'atteggiamento con cui entri in pista, la modalità che tu utilizzi ancora prima di ballare, perché il tuo ballo, la tua performance dipenderà da quello. Sarà influenzata da come ti porrai con te stesso o con te stessa prima ancora che la tua gara abbia inizio. Ed è per questo che oggi il video che giriamo è dedicato a quegli atleti che desiderano partecipare alle gare potenziando al massimo il proprio atteggiamento, avendo quell'attitudine vincente che gli consentirà di ottenere le soddisfazioni che desiderano. Non importa quale sarà il risultato dipende dai giudici, da una serie di elementi esterni, di tutte quelle che vengono chiamate le interferenze, no? Che noi non possiamo controllare. La pista magari scivolosa, il giudice che non esprime per me magari il giudizio migliore, e sono elementi che non dipendono da noi, ma c'è qualcosa che dipende completamente da te, solo da te, il tuo atteggiamento, la tua attitudine ancora prima di iniziare la gara. E quell'attitudine te la porti dietro. Se il tuo atteggiamento sarà molle, mocio, spalle curve, fisiologia non curata, entrerai in pista magari senza avere cura di te, ok, non potrai cambiare nel momento in cui parte la musica. Non partirà la musica e improvvisamente sarai un'altra persona. O meglio, potrebbe succedere laddove quell'atteggiamento fosse stato intenzionale, fosse stato un actuar di quel tipo. Actuo pensando di essere così e poi sorprendo essendo un'altra persona. Ma l'attitudine, la mentalità, l'atteggiamento che avevo in testa era già questo, era quello vincente, che non vuol dire arrivare primo alla gara, vuol dire che sono vincente, sono un primo posto nella mia vita. Questa è una delle ragioni per cui, per esempio, nelle categorie dei piccolini io volli già nella società, per la società sportiva Federcaribe, la categoria baby, dove tutti i nostri bambini vengono giudicati dai giudici, vengono date delle indicazioni, un giudizio buono, ottimo, puoi migliorare questo, tutti possiamo migliorare delle cose, ma tutti i nostri bambini vanno sul podio al primo posto, perché devono sapere che sono il primo posto nella vita. Sono il primo, la prima nella loro vita, sono delle persone vincenti ed è importante che lo sappiano da subito. Ma torniamo a noi, torniamo ai miei atleti che stanno per entrare in pista, che vogliono focalizzarsi sull'atteggiamento. Da subito, sorridi, il sorriso, il salto è quello che ti potenzia da subito. Non c'è niente da ridere? Sì, c'è. Per il solo fatto che abbiamo la possibilità di iniziare a ballare, c'è tantissimo da ridere, tantissimo, c'è da sorridere e c'è da posizionarsi nel modo giusto. Ed è per questo che oggi con me c'è nuovamente una musa ispiratrice per me e per tantissimi di noi, che è la maestra Giuseli Gomero. Grazie Daria, grazie per l'invito di oggi. Un bacino.
Bacino sempre, tesoro mio. Grazie a te Gius, grazie mille, grazie perché la tua presenza è fondamentale, come dico sempre, non solo per la bellezza ma per questa eleganza e per questa attitudine. Ecco, Giuselli è l'esempio dell'attitudine, no? Della postura, di questo modo meraviglioso di camminare e di stare nello spazio. Allora Gius, siamo una coppia di ballo che si appresta ad entrare in pista per la nostra competizione. Io sono il tuo cavaliere. Che onore. Tu la mia bellissima dama. Vorrei mostrare ai ragazzi una delle tantissime possibilità che ci sono per andare a eseguire questo ingresso. Certo. Se per te va bene partirei dal fuoripista. Immaginiamo quindi di posizionarci fuori dalla pista. Naturalmente avrò già avuto il tempo, no, per scaldarmi, per lavorare sulla mia attitudine, sul mio atteggiamento. Ed ecco che entrerò. E la prima cosa è che il cavaliere che guida. Guardate, la mia mano va a richiedere la mano della dama. Notate che la mano della mia dama si sta posizionando sopra la mia. Ed ecco che io a questo punto cammino, vado nella posizione di partenza, attendo che chiamino per esempio il mio numero e laddove verrò chiamato, io cavaliere guido. Quindi sono io cavaliere che cammino leggermente più avanti della mia dama. Sono io che cammino più avanti e definisco qual è il punto in cui andremo a eseguire il nostro eventuale inchino, se decideremo di farlo. Attenzione, questo è un dettaglio molto importante. Capita molto spesso di vedere persone che decidono di ballare entrando in pista in un modo... Vabbè, saltiamo la parte del «Ehi, ci hanno chiamato, vieni?» Dai, questo qua lo saltiamo, ok? Facciamo che lo eliminiamo immediatamente. Ma ci sono a volte anche persone che entrano come «Ci hanno chiamato?» Dove ci mettiamo? Qua. Ok. Tocca. Escludiamo anche questo? Sì, escludiamo anche questo. Ok. Io sono il cavaliere che ha la possibilità di ballare con questa splendida dama, con la propria splendida dama. Ed ecco che io cavaliere, con il mio atteggiamento, cammino leggermente davanti a lei e vado a cercare il punto che mi interessa raggiungere. L'ho stabilito prima, ho stabilito prima che sarei arrivato esattamente qua. Ed è esattamente a questo punto che attraverso un piccolo movimento di guida esterna, guardate, non facciamo ancora nulla a livello di passi, vi faccio solo vedere l'azione di guida, notate, sono io che andrò a spingere il mio braccio in fuori, non solo, contemporaneamente andrò leggermente indietro. E notate cosa ha fatto la mia dama, si è spostata all'esterno. Attraverso questo micro movimento sarà come una richiesta che io faccio alla mia dama nel momento in cui sono arrivato dove volevo. Indietreggio leggermente perché ok, questa è la nostra zona speciale e ecco che posso presentare a tutto il mondo la mia dama. Ed ecco che la mia dama usa il proprio braccio. Avrete notato, non vi sarà sfuggito, che fino a questo momento noi non abbiamo usato le braccia. Non siamo entrati con le braccia al fianco, non abbiamo utilizzato la posizione braccio alto. La posizione braccio alto, vi prego, no, è un'altra delle... la mettiamo nel parterre di quelle da evitare. A noi non credo di parlare solo per me, credo di parlare anche per Gius, per Pietro. Una delle cose che a noi piace tantissimo è l'autenticità, l'actuar, il mettere in atto se stessi. Quindi non mettere un braccio per aria solo perché qualcuno ce l'ha detto, eventualmente anche il più bravo maestro di ballo del mondo, ma non è questo che a noi interessa. A me interessa vedere degli atleti che tirano fuori anche l'artista che c'è in loro. Mi interessa vedere degli atleti, io credo che non esistano persone che non siano artisti, per questo dico questa frase. Penso che non ci siano persone non adeguate, penso che non esistano persone che non sono degli artisti, ognuno nel proprio modo, ognuno nel proprio ambito, ma mi piace l'idea, no? Che la persona tiri fuori se stessa, autenticamente, in modo autentico, ok? E quindi che cosa andiamo a fare? Vi facciamo vedere la differenza tra due braccia penzoloni molli e due braccia vissute. Non faccio niente con le braccia? Ma il braccio era molle, dovevi tirarlo su. E certo, il braccio è molle se tu entri così.
braccio molle. Via, No. anche questo, No, via, via. no. Mi raccomando, il mio regista, il No. mio Igor, ci metti delle X per favore su No. questa cosa, perché no, quella roba lì no, perché tu che stai guardando questo video non sei quella persona lì. Non so se ti è capitato di dirti che non sei adeguato, che non sei adeguata, non so se ti è capitato di dire che non sei portato o non sei portata, ma quella non sei tu. Quelle sono delle frasi che magari ti sei ripetuto tante volte, ma io quando mi è capitato di sentirle perché qualche persona mi ha detto, mi ha narrato questo di se stessa o di se stesso, non vedevo quella persona fare una descrizione di sé, la vedevo semplicemente dirmi delle cose che si era ripetuta per talmente tanto tempo da crederci. Ma la cosa interessante è che le neuroscienze e Dance Mental Coaching insieme alle neuroscienze ci dicono che se hai creduto una cosa solo perché te la sei detta tante volte, ok, attitudine, atteggiamento, adesso mi dico chi sono per davvero, io sono quella persona lì che adesso entrerà in pista e ballerà con un gran sorriso perché abbiamo l'opportunità di ballare e ho l'opportunità di ballare con la mia dama e trovo il punto e la presento e le faccio fare un giro e faccio un inchino a voi che avete deciso di guardare questa competizione o questo spettacolo e poi mi pongo davanti a lei, pronto ad aspettare la musica insieme alla mia dama e pronto a fare la mia performance. La performance finisce anche qua, nel parterre delle X che il nostro Igor metterà, togliamo questa, ok? Lui che va da una parte, lei che va dall'altra e via, chi si è visto si è visto. La leviamo, ok? Finisce la gara, stavamo ballando insieme, ok, prendo la mia dama, esco. Potrei fare un altro inchino? Sì, potrei farlo. Posso anche non farlo, un ulteriore inchino, oppure semplicemente un movimento della testa. Ecco, anche rispetto a questo movimento della testa, volevo dire, quando noi entriamo, per esempio, una delle scelte che facciamo, generalmente è quella di cavaliere in avanti, presenta la propria dama, le fa fare eventualmente un giro. Se il pubblico è su più lati, posso anche decidere di fare l'inchino dall'altra parte, eventualmente anche di andare a salutare le altre parti di pubblico e poi di dare la posizione alla mia dama pronti per iniziare la performance. Ma una cosa fondamentale, no? Per esempio, che noi facciamo quando ci inchiniamo, a me e a Giuse è capitato svariate volte, no? Anche di utilizzare degli inchini più importanti, vero Giuse, Sì, nei nostri certo. spettacoli. Ma tendenzialmente una cosa che non facciamo è andare avanti con la schiena. È una cosa che si utilizza, va benissimo, è diciamo una nostra idea. La nostra idea tendenzialmente è quella di un movimento della testa che va verso il basso, perché è giusto ringraziare le persone che decidono di seguirti in una gara, di guardarti mentre performi e di condividere, no, quel momento con te, è importantissimo. Però ci piace l'idea che quell'inchino non sia un eccesso, ma che sia proprio un ringraziamento sentito verso il pubblico, che comunque ha l'opportunità, anche il pubblico ha l'opportunità di vederci, di guardarci, di stare insieme a noi, no? È un rapporto di scambio alla pari. A proposito di questo c'è un altro punto che mi piacerebbe mettere in luce. C'è una grandissima differenza tra un atteggiamento arrogante, un atteggiamento eccessivo e un atteggiamento invece efficace, utile, costruttivo. Dico questo perché tutti noi e voi maestri che state seguendo, per esempio, quindi mi rivolgo a voi maestri in questo momento, anzi mi rivolgo a me stessa, lo dico a me stessa perché voi lo sapete benissimo, ok? Però preferisco dirlo a me stessa. Noi abbiamo a che fare molto spesso anche con atleti giovanissimi, con bambini e la danza può essere un'opportunità meravigliosa già nel momento in cui insegniamo loro come portare la dama, come avvicinarsi alla dama, come avvicinarsi al cavaliere, in che modo entrare in pista insieme. Può essere un'opportunità grandissima, addirittura mi permetto di dire uno strumento pedagogico potentissimo, perché i bambini
seguono gli esempi, fanno quello che noi facciamo. È inutile dire a un bambino non buttare la carta in terra se poi vede la mamma o il papà che lo fa. Il bambino fa quello che noi facciamo e vedere che rispettiamo l'altra nel momento in cui noi balliamo, nel momento in cui siamo all'interno del sistema di coppia è estremamente fondamentale. Avere anche da un punto di vista fisico un atteggiamento rispettoso, non arrogante, ma rispettoso di se stessi e dell'altro e dell'altra è importantissimo. Il bambino è eccezionale. Picasso diceva che i bambini sono degli artisti, no? Tutti i bambini sono artisti. Crescendo forse a volte questa arte si perde. Io credo che quell'arte rimanga e probabilmente anche Picasso, immagino, avesse nella sua mente che è importante ricordare anche da adulti che siamo degli artisti. I bambini hanno questa capacità di essere delle carte assorbenti, tutti i bambini, tutti quanti. E la cosa fondamentale quindi è riuscire a far arrivare loro la differenza tra l'arroganza e il rispetto. Guardate, vi faccio un esempio molto banale con la maestra Giuseli rispetto a quello che può essere un atteggiamento arrogante, no? In pista. Ti chiedo scusa, sì? Gius, ti porto qua, abbi pazienza, non ti avviso mai di quello che sto per fare. Guardate, un bambino sono certa che percepirebbe immediatamente, anche un bambino percepirebbe immediatamente la differenza tra questo forse un po' eccessive, tanto. Abbiamo un po' esagerato, no? Ma guardate, per essere arroganti è anche sufficiente, no? Da un punto di vista fisico, sto parlando, non mi permetterei mai di dare un giudizio personale, ma anche da un punto di vista fisico, anche questo può essere arroganza. Anche quando mi pongo, mi spiego? Basta anche molto meno, a volte, un atteggiamento della testa, uno sguardo. L'arroganza si percepisce in tanti modi diversi. Adesso questi sono soltanto due degli esempi. Quello che però mi premeva dire è che tutto questo nostro discorso legato all'attitudine e all'atteggiamento non è mai la richiesta di un eccesso da parte dei nostri atleti. Non è mai la richiesta di un'esagerazione che porta a troppo, Quello che ricerchiamo è l'autenticità e l'autenticità per me è che tu sei una persona unica, irripetibile, speciale e qua deve venire fuori ancora prima di ballare la gara, ancora prima, prima di ballare la gara, attitudine, atteggiamento, un grande rispetto, un grande ringraziamento alla mia ballerina meravigliosa, stupenda, un grande ringraziamento al mio stupendo regista e un saluto a tutti voi. Buone gare e buoni spettacoli e buona vita a tutti. Al prossimo video, ciao!